Rubens realizza quest'opera in pieno clima di guerre europee, probabilmente alludendo alla guerra dei 30 anni. Al centro domina Marte, trascinato in avanti dalla furia Aletto. Venere tenta invano di trattenerlo, attorno un turbine di allegorie, l'Europa devastata, l'armonia infranta, le arti distrutte. È una composizione barocca potente, teatrale, ma profondamente morale. La guerra è qui vista come forza irrazionale che travolge cultura, amore e civiltà, non celebrazione ma monito politico. Goya racconta la repressione napoleonica a Madrid. La scena è brutale, soldati francesi anonimi e meccanici fucilano civili spagnoli. Il protagonista con le braccia aperte richiama un Cristo laico. La luce della lanterna illumina il martirio. Qui la guerra non è eroica, è esecuzione, ingiustizia, terrore. L'opera inaugura una nuova iconografia moderna del conflitto. La vittima al centro della scena. Delacroix rappresenta il massacro compiuto dai turchi contro i greci durante la guerra d'indipendenza. Non c'è un eroe salvifico, le figure sono disperse, stremate, in attesa della morte o della deportazione. Il colore vibrante e la composizione frammentata amplificano il dramma. La guerra è vista come sofferenza collettiva, non come trionfo militare. Hayez interpreta un episodio storico con sensibilità romantica. I protagonisti non combattono, fuggono. La guerra è qui evocata attraverso l'esilio e la perdita. Volti malinconici, gesti misurati, atmosfera grave, l'attenzione si sposta sulle conseguenze umane del conflitto, sradicamento, nostalgia, identità ferita. Manet rielabora il tema goyesco della fucilazione per raccontare la morte dell'imperatore Massimiliano del Messico. I soldati sono impersonali, quasi meccanici, l'evento è freddo, politico. L'opera denuncia implicitamente le responsabilità francesi. La pittura diventa commento contemporaneo, rompendo con la tradizione celebrativa. Dix, veterano della Prima Guerra Mondiale, offre una visione traumatica del conflitto. Soldati con maschere antigas avanzano in un paesaggio devastato. Le figure sono spettrali, disumanizzate. La guerra industriale annulla l'individuo, non c'è eroismo, solo sopravvivenza meccanica in un mondo tossico. Sargent rappresenta soldati accecati dal gas che camminano in fila, guidati da compagni ancora vedenti. Il tramonto dorato contrasta con la tragedia umana. La scena è silenziosa, quasi sospesa. La guerra moderna è qui perdita dei sensi, vulnerabilità, fragilità del corpo umano. Herzfeld utilizza il fotomontaggio come arma politica contro il nazismo, accostando immagini medievali e contemporanee denuncia la regressione culturale del regime. La guerra qui è propaganda smascherata, l'arte diventa strumento di resistenza ideologica. Capolavoro assoluto contro la guerra, nato dopo il bombardamento della città basca. Figure spezzate, cavalli urlanti, madri disperate, il bianco e nero amplifica il dramma universale. Non c'è narrazione lineare, solo frammenti di dolore. La guerra è caos, distruzione, trauma collettivo. Picasso trasforma un evento storico in simbolo universale. Kiefer affronta l'eredità del nazismo nella Germania del dopoguerra. Materiali pesanti, superfici bruciate, simboli ambigui. La guerra non è più evento ma memoria stratificata e colpa storica. Resurrexit allude alla resurrezione, ma in modo problematico. Può una nazione risorgere senza confrontarsi con il proprio passato? Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!